Eccoci qui a una nuova recensione. Oggi che cosa abbiamo? Oggi abbiamo il Microplayer Retro Arcade. Che cosa sarebbe? Sarebbe praticamente una riproduzione di quello che è il cabinato di Pac-Man in versione arcade. Allora, prima di iniziare, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e poi, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace. Mi raccomando, cliccate anche sulla campanella che si trova in basso per poter rimanere sempre aggiornati sui miei video. Dicevo, oggi andiamo a fare questo unboxing e recensione di questo prodotto, che sarebbe praticamente un mini cabinato funzionante di quello che è la versione arcade di Pac-Man, la prima uscita. Mi sembra sia uscita nel 1982, 81-82 se non erro. Qua che cosa è stato fatto? Da questa azienda praticamente, che è un'azienda statunitense, è stata praticamente chiesta la licenza a Bandai Namco per produrre un micro cabinato, perché questo è proprio un micro cabinato, è davvero piccolo come vedete, e con le stesse grafiche del cabinato di Pac-Man. Le forme però, come vedrete, non sono quelle originali. Però intanto andiamo a vedere un attimo com'è la confezione, come si presenta la confezione quando voi andrete ad acquistarlo. Come vedete qua c'è scritto che c'è la licenza ufficiale. C'è un piccolo trafiletto qua dove c'è la storia del gioco e trovate poi le caratteristiche anche in italiano. Qua appunto, come viene detto, comprende appunto le istruzioni del gioco. Va benissimo, dice, come in ufficio, in vetrina, anche da esposizione. La console, questa perché alla fine è una console emulatrice, è dotata di un jack audio per utilizzare le cuffie e funziona, come vedremo, con batterie AA. Però procediamo per passi, appunto. Questo è l'altro lato e questo è il fondo. Come vedete, appunto, questa è la ditta produttrice, ma ovviamente è stato fabbricato in Cina. Allora, diciamo che questo prodotto poi comunque voi lo trovate da acquistare anche su Amazon a un prezzo indicativo sui 25-30 euro, cioè è un giocattolino come prezzo anche a cui viene proposto. Ed ecco che appunto qui vedete abbiamo la pellicola che era posizionata sullo schermo e qua abbiamo i due dépliant, uno che mostra tutti quanti i cabinati prodotti dalla Microplayer, perché appunto non è l'unico questo qui che è stato dato su licenza, ma abbiamo i Bandai Namco con Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Mappi, Galaxian e poi altri dice che verranno proposti successivamente. E poi abbiamo invece quelli della Data East, tra cui Burger Time, Bad Dudes, Karate Champ, Caveman Ninja, Heavy Barrel. E questi sono quelli che appunto attualmente si trovano in commercio. Poi abbiamo il libretto di istruzioni, che è multilingua, tra cui appunto c'è anche l'italiano. Andiamo a vedere com'è la console. Eccoci qua, come vedete è proprio un cabinato. E le grafiche sono proprio le medesime del cabinato di Pac-Man.
il primo uscito. Sotto abbiamo dei gommini antiscivolo. Questo è il controllo del volume. Qui abbiamo lo slot, qua abbiamo il jack audio, qui abbiamo lo slot per inserire le batterie AA, 4 batterie funzionano, però la cosa bella è che, come vedete, qua abbiamo l'alimentatore, per cui se voi volete, indipendentemente che ci siano le batterie o meno, potete collegarlo con un qualsiasi cavetto del cellulare a una presa della corrente e funzionerà comunque anche senza l'utilizzo delle batterie. Il bello di questo cabinato è che abbiamo appunto questa, come dotazione di pulsanti, abbiamo la croce direzionale che però funge da mini praticamente joystick arcade, ma la cosa bella è che noi, volendo, è stato prefissato proprio che si possa fare e si può svitare la manopola e utilizzare il semplice D-pad come se fosse proprio un joystick, un joypad. Però se noi vogliamo lo possiamo mantenere così e giocarlo senza problemi. Abbiamo il reset e abbiamo lo start come pulsanti. Come si accende la console? Perché così vi assicuro che è sempre complicato capire come si fa ad accendere, perché io non vedo un pulsante di accensione e spegnimento. La cosa bella è che il pulsante di accensione è questo qui. Quindi proprio come se noi andassimo a inserire i nostri gettoni, andiamo a cliccare, si illumina e si accende il nostro cabinato. Piccola premessa. La ROM che andiamo a trovare all'interno, data appunto in licenza da parte di Namco, non è la ROM del arcade, della versione arcade del gioco, ma è la ROM della versione NES. Vedete? Qua addirittura mi dice 1980, quindi evidentemente ho fatto un errore prima, si vede che è uscito ancora prima. Le grafiche, i blazer qua appunto come vedete sono proprio ispirati a quelli dell'epoca, ma le forme non sono come quelle dell'epoca, è più largo, la struttura è più larga, la base è molto più bassa, insomma è fatto da esposizione, è una cosa fatta più che altro da esposizione, però è simpatico comunque da utilizzare, soprattutto perché la ROM, quella del NES, funziona benissimo. Adesso vi farò vedere e vi farò sentire che ha anche un audio molto potente. Allora, ecco, questo è il volume massimo. Lo schermo è ottimo, nel senso che appunto per un giocattolino di 25 euro avere a disposizione uno schermo di questo tipo non è affatto male. E il joystick risponde molto bene a quelli che sono i cambi di direzione. Ma voglio farvi vedere un attimo la resa dello schermo. Vedete come lo schermo è molto luminoso? Ecco, non si può settare la luminosità, rimane così com'è. Però, appunto, qualitativamente è veramente ottimo. Ecco, una cosa che devo dire, appunto, non si possono cambiare le ROM presenti nel gioco e appunto abbiamo Pac-Man e Pac-Man rimane tale, non c'è altro da poter selezionare, non è un multigame, è proprio unicamente Pac-Man. E noi non possiamo appunto agire in nessun modo, non c'è una micro SD per poter aggiungere qualcosa. Questo è quello che abbiamo. E quello che appunto volevo dirvi è che lo schermo è molto ben luminoso,
e appunto non c'è nessun tipo di micro SD e possibilità di espansione da parte della console. Questa è e questa vi tenete. Però un'altra cosa, non c'è neanche una, io non so sinceramente, non l'ho aperta, quindi non so come sia fatto e se ci sia possibilità di mod di questa console stessa. Credo che comunque la base praticamente della console sia la medesima di molti emulatori, cioè di molte micro console presenti in giro in commercio. Però manca di una memoria. Quindi praticamente il nostro, che vedete qui, il nostro record, nel momento in cui io vado a resettare la console, non c'è più. Quindi non è che potremmo giocare per cercare di migliorare il nostro record e ce l'avremo memorizzato. Non c'è. Non si mantiene in memoria, è una consolina da tenere in esposizione così com'è ed è carina così com'è. Nulla più, però appunto come vi ripeto per 25 euro ci sta. È ovvio che c'è di meglio in commercio, è ovvio che non è la soluzione ultima e massima ai nostri desideri, però diciamo che è una delle possibili scimmie che ci possiamo acquistare per poter placare i nostri le nostre voglie di qualcosa di tecnologico e di retro che abbiamo, no? Quindi niente, questo è il mini cabinato della My Arcade e con questo video è tutto. Vi lascio il link qua sotto di Amazon sotto al video per l'acquisto qualora foste interessati all'acquisto di questa console. Se non dovesse essere più disponibile da quel rivenditore, basta che appunto facciate una ricerca su Amazon, troverete tantissimi altri rivenditori che vendono questo tipo di mini cabinato, micro cabinato. Con questo è tutto, al prossimo video allora, e alla prossima.